Attenzione! Un colpo di scena! È arrivato un personaggio incredibile qui a Didiland, come Daniel Rowe. L'avete già visto in un altro video, eravamo a Whistler a girare. E oggi è tornato dopo 2 anni. Quasi 2 anni. Quasi 2 anni che non tornava in Italia perché era costretto in Canada, altrimenti doveva fare quarantene su quarantene. E quindi che sono venuto a fare? Cioè, parla tu, non so, parlo solo io. Adesso andremo a montare una nuova fracella sulla mia bici e un nuovo freno e vi faremo vedere il processo. Ah sì, perché ieri praticamente è venuto qua a girare, non ho detto, oh bella raga, giro che non vengo qua da una vita, ha fatto un corto, ha spaccato tutto. Potete sapere che lui fa il meccanico anche lui di lavoro. Cioè, oddio, io non lo faccio più, quindi lo fa solo lui per oggi. E lavora in un negozio a Madonna perché in Canada solo visita la Madonna. Quindi oggi io non faccio niente, fa tutto lui, tanto la bici è sua. Vi darò una bella forcella formula usata, perché è quella che c'è in giro, e un freno, così sistemiamo un po' la situazione, dato che c'è su ancora un RO, un Racing One del 95 più o meno. Sì, guarda, allora, dietro lì c'è il bellissimo cavalletto che uso sempre, quello bello. Oggi abbiamo quello bello però, Dove lo vuoi mettere? Qua su? Qua giù? Non dirmi che la testina non si gira. Sì, guarda che l'ho comprato con la testina che si gira. Ecco, bravo. Regolare, hai visto? Primo passo, togliere la ruota. Non sei per niente convincente. Dato che dovremo cambiare il freno, togliamo il freno come prima cosa. Questo video mi sembra già un po' troppo serio. Mettiamo delle Sarà un difficoltà. mezzo serio. Comunque, guardate questo Formula Racing One, ha resistito per così tanti anni e funziona ancora perfettamente. Però deve fare un upgrade perché il ragazzo fa fatica a trovare le pastiglie in Canada, giusto? È giusto, purtroppo Formula è un marchio che non si trova molto in Canada e sto facendo fatica a trovare componenti. Farò reclamo giù in azienda, Esatto. Bella sta bici, quanto pesa? 1 tonnellata? 20 kg in meno. Raccontaci cosa è successo ieri a questa forcella. Praticamente eravamo in trenino, io e Diego, ero corto sull'ultimo e ho tirato una bella, come la chiamiamo noi, ingheppata. La forcella ha sofferto. Oh, liberi tutti. Dovete sapere ragazzi che purtroppo questa forcella non solo ha sofferto l'ingheppata di ieri, ma ha sofferto anche 2 giorni di riding al The Backwoods, al Coast Gravity Park. Sono i salti da dirt forse più grossi al mondo. Quest'oggi Row è molto fortunato perché avrà in dono una Formula 35 prototype usata da me perché se no oggi non gira, niente. Poverino. Questa qua non mi si gira mica il tubo nella testa. Questo non si gira un No, gli ho cazzo. fatto incollare tutto. Boom. Ma poi adesso bene il tubo, già che è tagliato. 5 mm più corti. Il tecnico vuole essere preciso e capire se aggiungerà grammi alla sua bici oppure no. Già è pesante. Abbiamo una Pike a 1,8 kg. La formulina va su. 5 decimi di grammo. Guarda, oggi sei così fortunato che non devi mettere neanche il ragnetto, non devi tagliare il tubo, cioè è proprio facile questo montaggio. Guarda come si E poi ci mettiamo anche un bel freno fresco. Guarda che roba. Questo è davvero un gran freno. Grazie Formula. Visto che non lo sponsorizzano, che non capiscono che lui è un rider di quelli forti, allora lo sponsorizzo io. Ora tagliamo tutte le fascette che tengono il tubo del freno. Lasciamo cadere gli spacer. Complimenti. Quello è un passaggio chiave. Ah, ok. Che cazzo l'hai messo o gliel'hai fatto solo vedere? Fammi vedere la svitazione della vitazia. In titanio? Viti in titanio. Ah. R1 Racing. Rookie mistake, Se compriamo i cavalletti Non l'ho economici. comprato. Ah sì, l'ho comprato da Baraggi. Me l'ha rifilato sto barbone. Ad un prezzaccio tra l'altro. Baraggi, fai schifo. Adesso Dani ci farà vedere come si toglie il conetto qui nel caso in cui non abbiate l'estrattore Park Tool che costa ben 300 euro, giusto? Corretto, questa è la parte che mi piace di meno. Allora dovete utilizzare un bel cacciavite a taglio. Sì, mi sa che ho preso quello con la punta sbunnata. Ora ti consiglio questo. Attenzione, c'è un colpo di scena. Questo insieme qua si chiama in inglese CSU e è talmente finito che il piattello esce da solo. Solitamente dovete battere.
Incredibile, mai messo così poco a togliere il coltello. Offriremo del buonissimo grasso al litio. Mi se ti va bene, so che tu sei veramente preciso sul grasso. Ma guarda, penso sia stato riempito alla brutto quello lì. Vabbè. Quindi non è originale del baratto. Quindi vogliamo mettere questo qua? Anche perché non hai alternative. Cioè, di altre forcette posso proporre una Marzocchi da 180-29, vedi se va bene qua. Prendete un po' di grassetto e cominciate ad applicarlo molto liberatamente sulla piastra della forcella. Ascolta, ma un grassetto è un piccolo ragazzino grasso? Esatto. Ah, quindi spalmargli la testa di sulla... Si sta per accendere il motorino! Mi sta scoppiando il collo, è incredibile, guardate! Boh, Basta, non ti faccio più ridere, se no dopo non finiamo più. Messo? messo. È entrato bene o è entrato a Perfetto. fatica? Adesso come lo metto dentro? A martellate? Potete utilizzare, la cosa migliore, un tubo di acciaio se ce l'avete o di alluminio Sì, tipo che qua, si sì. infila sul canotto della forcella e lo battete fino ad andare a battuta. Oppure utilizzate cosa utilizzate in Italia? Cosa Io cosa faccio utilizzate in così con la Italia mano qua? E mi tiro le martellate sulla mano. Ah, ok. Il rotolo dello scotch! No? Proviamo. No, niente, No. non funziona. Ti spiego, io di solito uso questo, Ecco. che in teoria dovrebbe passarci dentro, però è corto e quindi poi mi appoggio la morsa lì. Scherzavo, non era quello lì. Se avete visto un video di Max Fredriksson quando installa una forcella vedrete qualcosa di molto simile. Non lo fate a casa, per favore. Noi siamo professionisti del settore. A me sembra fatto apposta quel coso. Hai visto che ha funzionato? Ha andato dentro bene anche preciso, no? Vediamo un po'. Preciso. Mi sembra regolare come lavoro. No, perché spiega quanto costa il tubo della Park Tool. Il tubo della Park Tool qua in Italia mi sa che costano 300-350 euro. Un tubo di merda! Non esagerate col grasso. Qui adesso ho il dubbio che ho ovalizzato il tubo sterzo. Dato. Gira come un missile, zio. È il momento grasso di nuovo? Un grassetto. Prendete la forcella, la inserite dopo aver ingrassato bene entrambe le superfici, la mandate a battuta, prendete i distanziali, gli spacer dello stem. Mi sa che quello sta sbananato, sai. Ha sbananato tutto. Adesso bisogna mettere qua. Ma che bello! spacer sopra. Ho portato la scatola magica con dentro tutti i pezzi segreti. Non te ne ci vuole uno in carbonio, ma Ecco, bravo. Quanti newton metri chiude il tuo polso? in questo caso circa dai 5 ai 6-7 Nm. Se ne Come sterzo. spinna. Vai con la ruota che vediamo se va tutto bene. Oh! Trigga circo! Mettiamo un po' di grassetto sul perno, così non si salda. Tanto. Operativi. Adesso freno. Facciamolo passare all'interno. Spiega bene questa cosa che hai fatto passare dentro il cavo. Perché io ne vedo in giro tanti che ce l'hanno fuori. Non c'è nessun problema, ma è troppo esposto a cose che possono tranciarlo. Soprattutto se fate trick sicuramente una pedata gliela darete dopo il terzo giro. Sempre Di questi- all'interno, ragazzi, specialmente anche sulla forcella. Sulla forcella io ne vedo tantissimi che passano il tubo del freno all'esterno, sempre all'interno. Tutti questi rookie mistakes. Qua purtroppo diamo la colpa a Pete che ci ha dato un cavalletto che non funziona. 1, 2, 3 giri per arrotolarlo nel frattempo. Adesso passiamo alle fascette. Ora te le do io, le faccette. Le faccette sono qua. Fa questo. Questo qua le taglia a filo, Questo è un attrezzo da avere in officina. Sì. Questo è un attrezzo da avere, come dicevo prima, e così almeno vi taglia le fascette a filo e non vi tagliate le vene, non vi aprite le vene Sentite un po'. sulla coda della fascetta. Allora, ultimo tocco, noi per non aprirci i pollici quando facciamo bar spin o qualche trick di mani, magari riprendiamo il manubrio male, mettiamo questi pezzi di camera d'aria sopra le viti così abbiamo i pollici protetti.
Magari chiediamo Manubrio? No, noi Ah, giri così? Sì, man. Ah, stile, man! Abbiamo un bel 10 Nm. Fa un po' sentire con te. Se è 10, controlla bene con la chiave. Beep! Ah, elettronica? Beep! Com'è il baspin lì? Gira? Madonna se gira. Gira. Ultimo step, chiudiamo la pinza. Con la pinza con le viti lente, premi sul freno. E poi vai qua e stringi le viti. E il 90% delle volte ce l'avete mediamente centrata. Sei contento del tuo nuovo acquisto? Stracontento. Wow! Attenzione alla testa! Guarda che già il telaio c'ha i riflessi viola. Guarda che roba. Quindi è perfetta questa. Più o meno. No, devi dirti qua dove sono io, guarda. Adesso Sì. li vedi? Adesso è stiloso, Wow, non abbiamo fatto il test del peso. Abbiamo fatto il test del peso della bici completa. 11 spaccati. Ah, un po' pesantina, Qua siamo abituati ad andare sotto il 10. Sotto il 10, con Diego sotto il 10. Adesso liberiamo la bestia e lo mandiamo in cortile a fare gli olli più alti del mondo. Vieni. Sembra che non vai in bici da 6 mesi. In barba alle previsioni riesce anche a fare Fusion col 27,5. Scusa, guarda che lo skatepark ancora non l'abbiamo fatto. Finalmente abbiamo Grazie, messo a posto Diego. il mezzo. Qua direi che abbiamo finito, però Daniro presenzierà un altro video che filmeremo questo pomeriggio. Saluta a casa a tutti quanti. Come si saluta? Saluta qui, saluta. Awesome!